Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, 28 febbraio del 2024, penultimo giorno del mese, ma già ampiamente in mezzo a questa settimana che ci porterà tra pochi giorni, venerdì, a giocare a Roma contro la Lazio. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti. Oggi bisogna andare un pochino in profondità di quelle che sono le questioni, Henry, perché insomma, quando iniziano ad esserci un po' troppe voci, mhmm, Sì, non è bello, non è bello, non è soprattutto se assolutamente. queste voci arrivano a febbraio, perché abbiamo fatto gli anni scorsi, no, i mesi Mh, maggio, giugno, i mesi pre-estivi ti direi, sia 2 anni fa, no, col rinnovo dei dirigenti, è arrivato all'ultimo, sia l'anno scorso, mh, con quello che poi è accaduto, no, i cambiamenti, eccetera, avevamo fatto i mesi pre-estivi in cui si parlava poco di campo e tanto di altro, no, mh. il fatto che quest'anno queste cose siano iniziate a febbraio e forse anche prima, non è bello, ecco, non è bello. È No. bello quando si parla di campo fino al 30 giugno più o meno, no, o comunque fino a maggio. Quando è così invece, come hai detto tu, bisogna un pochino analizzare perché accade, come accade, in che modo accade, insomma non è bellissimo. Però anche se non è bellissimo, noi visto che cerchiamo di parlarne, esatto, dovete supportarci mettendo like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella per tutte le notifiche e lasciando un commento. Spesso li leggiamo, mi raccomando, lasciateci un commento qua sotto e finito questo video di Mattino Milan, andatevi anche a recuperare questa mattina, se non lo avete già visto, Caffè in Radio, dove tra l'altro parliamo anche lì di questo argomento qua. Oggi gli attori protagonisti, cioè qui a Mattino Milan sono altri, a Caffè in Radio era Mike, adesso parliamo di quelli di Mattino Mh. Milan. Tra l'altro ero quasi preoccupato che ti stavi dimenticando di chiedere like, Ma non ti secondo riconoscevo più. Vabbè. È un piccolo, diciamo così, alert. Non è per difendere la categoria, quello che sto per dire, assolutamente no. Tanto credo che ci conoscete, non è che se abbiamo qualcosa da dire lo diciamo, quindi non è che ci teniamo le cose. Però, non è perché la stampa è cattiva, allora mettono in vendita i giocatori, allora parlano male di noi. Quando le cose si ripetono tanto e quando tante parti ne parlano, in parte può essere perché magari non essendoci nulla, qualcuno esce e gli altri riprendono e va bene. Ma quando iniziano a essere tante voci diverse per tanti giorni diversi, evidentemente c'è un, diciamo così, un sottofondo di verità, che poi la gente scrivendo declina in maniera diversa, chi la legge la declina in maniera diversa, però diciamo che il sottobosco un pochino è comune e non è irreale, ecco. c'è qualche spiffero, direttore. Mh. Andiamo a vedere. Occhio a Teo Leao. Davies verso il Real, Bayer Hernandez, Rafa nella lista Paris Saint-Germain. I tedeschi puntano il terzino rossonero, chiuso il rapporto tra il 10 e il suo agente. Quindi non avevo letto quella parte, quindi si parla del fatto che Rafa ha chiuso con Dimbula, Esatto. come ci avevano detto, e forse avevamo anche mezzo detto in passato, che la procura di Rafa scadeva a marzo Mh-mh. e quindi più che chiudere è finita la procura e quindi credo che non l'abbia rinnovata. Ergo, beh, vabbè, ergo cambierà agente, eh? Pronosticabile. Sì, diciamo pronosticabile, visto quello che è successo l'anno scorso. Quindi Rafa cambia agente sperando che non cambi squadra, Teo non cambia agente, è sempre quello, Ion da sempre, sperando che anche lui non cambi squadra, così come non cambia squadra Mike. Cioè,
si fa veramente fatica, onestamente, a parlarne adesso, quando ancora mancano marzo, aprile, maggio, 3 mesi pieni di stagione. Bisognerebbe chiuderli gli spifferi, ma vedo che più che chiuderli si fa spallucce e si va avanti. Sì, non è positivo, non è bello come dicevamo prima, ehm, e come diciamo spesso, cioè lo abbiamo detto anche ieri, no, cioè dovresti puntare a proteggere i tuoi giocatori, anche perché sono i tuoi asset, cioè, sono i tuoi asset, sono anche i motivi per cui tu, diciamo, hai un valore di un certo tipo, dovresti far sì che questo valore si alza. Cioè, il gioco del mercato è anche questo: dire che Maignan o far passare il messaggio o accettare che passi il messaggio che Maignan Mh. non para i rigori o che Maignan non è quello dell'anno scorso, che poi può essere anche vero e non sto dicendo che non sia vero, però lasciare che il messaggio passi, dargli una cassa di risonanza ancor più grande, incentivare questa cosa, fa abbassare il valore di Maignan. Di poco, di molto, non lo so, ma lo fa abbassare. Dire che Teo e Leao sono attenzione perché c'è quella squadra lì, c'è quella squadra là, non si sa, eccetera, fa un pochino abbassare il valore di questi giocatori. Scrivere tutti i santi giorni o lasciare che venga scritto tutti i santi giorni o accettare che venga scritto tutti i santi giorni che non segna da 150 giorni, che è il problema, è Balotelli o Mbappé, che Teo era spento, che Teo gli mancava Maldini, eccetera, eccetera, fa abbassare il valore dei giocatori. Ora, noi non siam nessuno per insegnare quello che si deve fare, come si dovrebbe fare, ci mancherebbe altro. Questa è pura logica, cioè nel senso, i giocatori li devi proteggere, Mh. perché sono i tuoi investimenti, sono anche quello che ti può portare qualcosa in più. Sono quelli che ti fan vincere le partite, che ti fanno alzare i trofei, che ti danno un respiro più internazionale, perché se leggete in giro per il mondo di Maignan, di Teo, di Leao, ma di tanti giocatori del Milan, si parla solo di un gran bene. È così, mi dispiace che Sì. sia così a febbraio, e quando, come dicevi tu in precedenza, vi diciamo che non è che i giornalisti si svegliano e dato che è mercoledì, la partita è venerdì, dicono: "Ma sì, scriviamo che Teo e Leao sono in vendita." Cioè non è così, non funziona così. Poi voi potete anche pensare che sia così, che i giornalisti son tutti brutti e Ci sta, cattivi, ci sta. che la stampa cioè è contro il Milan e invece è pro le altre squadre. Liberi di pensarlo, ci mancherebbe altro. Non siamo qui a dirvi che non dovete pensare così. Cioè perlomeno io non son qui a dirvi, ognuno pensa quello che vuole. Come dico sempre, bisognerebbe cercare di andare un po' più in profondità e capire perché viene fatto e come. No, guarda, 2, 3 cose. 1, questo tipo di, diciamo così, fuoco di fila, perché di questo si tratta, sono praticamente tutti i giorni, per più volte che se ne parla. A novembre non c'era, a dicembre nemmeno, a gennaio in piccola parte, ma se a febbraio si comincia così, evidentemente c'è un punto di inizio. 1. 2. Fossimo bravi a difendere tutti i tesserati come altri, altro che saremmo stati molto più bravi a difendere i giocatori. Punto 3. Ma evidentemente non interessa difendere i giocatori come difendere altri, forse perché non sono le scelte dell'ultimo anno. 'Sta cosa che ci facciamo le battaglie interne prima o poi finirà, ma prima o poi finirà, prima o poi finirà. 'Sta storia che ci sono correnti, correntine e battaglie interne, finirà. Numero 3, io 'sta cosa che ogni volta che c'è una voce e il giocatore è quello brutto, cattivo, anche questa prima o poi finirà, perché o abbiam trovato 6, 7, 8 giocatori, uno più, non posso dir parolacce, cattivo degli altri, e tutti brutti, tutti che vogliono e non rinnovo, e vado via, e punti piedi, e no, mi impunto,
No, ma allora vado via per soldi, no, mi faccio vendere. Ogni volta è così. Ci deve essere una correlazione del fatto che non può essere al 100% giocatore né al 100% della società. E ogni volta si cerca sempre di far passare che il giocatore è 100% cattivo e noi, le povere vittime, no. Capita che ci si trovi a metà. Vabbè, cambiamo argomento, va? Che è meglio. Sì, sarebbe un caso veramente incredibile aver trovato 7, 8 S puntini puntini che han fatto l'infamata e andar via. Magari qualcuno è anche andato via facendo un pochino, cioè puntando i piedi o tutto quello che volete, ma non può essere sempre che i giocatori son quegli S puntini puntini Vabbè. e basta dai, cioè non può essere. Cambiamo argomento. Oggi su Gazzetta Pioli, conti non tornano. Vetta 13 punti, difesa da ricostruire, il tecnico punta alla coppa, troppi gol presi, ancora pochi spunti da Cafarciuquese, l'Europa League per dimenticare la Champions. Il riquadro sotto parla dei numeri di questa stagione anche in confronto con le altre. A distanza dall'Inter che era di -6 più 2, -2 è diventata di -13 a questa giornata. Gol subiti in A sono 32, l'11ª difesa con una media di 1,23. Gol fatti in A 50 è il secondo attacco, qui bene, quasi 2 gol a partita, ma lo sappiamo. Infortuni in stagione, anche qui lo sappiamo, sono 35, di cui 24 muscolari. In caso stagionale in Champions 61, differenza rispetto all'anno scorso 66,5. Cioè il doppio del doppio. Beh, Vabbè. al 28 febbraio ci siamo arrivati, direttore. Ma io non devo dire niente, credo che praticamente è la stessa cosa che continuiamo a ripetere da 2 mesi, 3 mesi, quindi che i conti non stanno tornando sulla guida tecnica, va bene, ce ne siamo accorti al 28, evidentemente ora interessa accorgersene, non so, perché altrimenti non so cosa pensare onestamente, cioè se No, oggi ci nemmeno io. accorgiamo di questi numeri, non è che 2 settimane fa erano incredibilmente belli e avevano perso 18-0 le ultime 2 per diventare la 11ª difesa di Serie A. Bravo. No, Diciamo c'è che qualcosa che non mi il torna. timing di tante Mh. cose fa un po' pensare, ma vabbè. C'è qualcosa che non mi torna, sono un pochino confuso, Mh. onestamente. E veramente vorrei capire verso che direzione stiamo andando Eh. tutti. Cioè sì, sì, no, oltre a quel posto lì che abbiam capito che No, stiamo. no, 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 non intendevo quello. La risata era sul fatto che, diciamo così, ci sono tanti pezzi di puzzle sul tavolo, Eh, ma nessuno che ancora piano piano va incastrandosi. Cioè, ci sono soci di minoranza di qua, stadio di là, partner di qui, allenatore di qua, amministratore delegato di su, giocatori in partenza, i big, i rinnovi, cioè son tanti pezzi sparsi sì. che verso giugno. E c'è poco tempo ti direi, perché comunque siamo già a marzo e nel mentre nel mentre è una stagione da finire, Mh. è una stagione da giocare, da portare comunque in salvo, non in trionfo, ma in salvo, perché comunque devi provare ad arrivare più in avanti che puoi in Europa League, devi continuare a fare i punti in campionato, perché sei comunque il Milan e almeno secondo o terzo devi fare se non puoi vincere. Però nel mentre appunto io ho questa confusione che, Mh. come dicevi tu, vede tanti pezzi, però in questo momento si fa anche fatica a dire quale pezzo è al proprio posto, no, Mh. probabilmente nessuno. Ehm, è difficile da capire e speriamo che comunque, nei prossimi mesi si arrivi a un punto sotto tutti i punti di cui abbiamo parlato, cioè si arrivi a un punto dal punto di vista della proprietà, cioè che si capisca chi è il proprietario, quali sono, se ci sono nuovi soci, nuovi investitori, chi sono, eccetera, quanto influiranno, chi decide poi, cioè qual è la dirigenza, chi è che manda avanti il Milan, chi è che prende le decisioni al Milan. Mh. Ibra sì, Ibra no,
quanto influenza ha Ibra. Poi non è che ce lo devono venire a dire, ma che sia chiaro tra di loro, cioè, quello è il punto. Poi chi giocherà l'anno prossimo? Quali saranno i giocatori? Che tipo di mercato si farà? Con quali investimenti? Chi li guiderà? Cioè, sono tutte cose da sistemare, però per ora sono tutte dei punti di domanda. Va bene, domani è il 29 di febbraio, finirà questo mese, iniziano gli ultimi 3 di stagione, con la speranza che quantomeno 1 o 2 di questi per marzo, massimo inizio aprile, possano essere decisi. Ovvio che non è che puoi decidere qualsiasi cosa, però che per marzo, inizio aprile, almeno qualcosa di alto, quindi società, e ti dirò anche guida tecnica, le idee chiare le devi avere a marzo, non le puoi avere a maggio. Bisogna quantomeno sistemarle. Henry, grazie. Ciao, buona giornata a tutti. Ci ritroviamo tra poco per Chiamina delle 11, poi via il resto di questo mercoledì. Ciao. Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer.